Ciao a tutti amici di Fungomagia e a tutti gli amici del bosco. Oggi vi porto alla scoperta di un vero gioiello della natura, l'Amanite cesarea, conosciuto anche come ovulo buono. È un fungo apprezzatissimo per la sua bellezza, la sua bontà e la sua lunga storia. Vedremo insieme dove cresce, come è fatto e se si può mangiare e tante curiosità che forse non conoscevate. Dai, iniziamo subito. Ora vi chiederete come la riconosco. Allora, l'Amanite cesarea è uno dei funghi più riconoscibili e affascinanti. Ha un cappello arancione vivo, spesso brillante, che può raggiungere i 15-20 cm di diametro. Il gambo è giallo intenso, cilindrico e ha un anello dello stesso colore, ricordatevelo sempre, e termina in fondo con una volva bianca. Spesso è interrata. Se osserviamo le lamelle sono fitte e gialle, come pure le spore. Il contrasto tra arancione, giallo e bianco la rende davvero inconfondibile. È così bello che bisogna conoscere anche chiaramente la sua commestibilità. L'ovulo buono è un fungo commestibile, eccellente e molto apprezzato sia da crudo che da cotto. Crudo si consuma tagliato sottile, in insalate e condito con olio, sale e limone. Attenzione però, va raccolto solo da chi sa riconoscerlo, con un'assoluta certezza, perché può essere confuso con specie velenose o mortali, come la muscaria, che ha il cappello rosso con i puntini bianchi, che è tossica, e l'Amanite falloide, che invece è mortale. Mi raccomando, non raccoglietela quando l'ovulo è ancora in fase chiusa da uovo, perché all'interno potrebbe essere confusa con una di queste amaniti, magari che sono anche letali. Parliamo dell'habitat dove la possiamo trovare. Allora, l'Amanite cesarea cresce in boschi di latifoglie, soprattutto in presenza di castagni, querce e cresce sia d'estate che fino all'inizio dell'autunno, spesso dopo piogge abbondanti. È molto diffusa nel centro-sud d'Italia e nelle regioni mediterranee. Ora vi do un po' di storia, un po' di curiosità su questo fungo. Dovete sapere che il nome cesarea deriva dal latino fungus cesaris, cioè fungo dell'imperatore. Era infatti il fungo preferito dagli imperatori romani, tra cui Tiberio e Claudio. Nell'antichità era considerato un cibo pregiato e sacro, servito nei banchetti imperiali. In alcune regioni d'Italia è conosciuto anche come ovolo reale, cucume, bulone, cicciarello o fungo d'oro. In passato veniva venduto nei mercati, protetto da fogli di fico, per mantenerlo fresco e per evidenziare la sua preziosità. Bene, la mia raccomandazione è di fare molta attenzione, anche se è un fungo ottimo non bisogna mai raccoglierlo se non si è esperti. Alcune amanite tossiche nei primi stadi di crescita possono sembrare molto simili alla nostra Amanite cesarea, quando è ancora avvolto nella volva, stadio uovo. La somiglianza con l'Amanite falloide è pericolosissima perché è mortale, non vi salvate. Ecco perché bisogna evitare la confusione e la raccolta allo stadio chiuso, ricordatevi che è vietato dalla legge. In conclusione, l'Amanite cesarea è un fungo affascinante, buono e ricco di storia, ma va rispettato e conosciuto con attenzione. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale per altri contenuti dal bosco e nei commenti scrivetemi se avete mai trovato un ovolo buono, mi raccomando. Vi do appuntamento alla prossima avventura micologica, un saluto da Macinator e dal mondo di Fungomagia. Ciao, alla prossima!